Oggi siamo qui con questo microfono super cinese che crede di essere il clone del Neumann U87. Ascoltiamolo e vediamo come suona. Questo è il secondo microfono cinese che ho comprato, in un eccesso di foga di acquisto. Ho fatto un acquisto di 3 microfoni, il primo già l'hai visto, questo è il secondo e poi c'è il terzo che è completamente diverso. Allora, questo microfono arriva, come al solito ti lascio il link in descrizione, arriva in questa scatoletta oscena nella quale non c'è nulla se non il cavo. Questo cavo che adesso stai guardando in sovraimpressione, che è un cavo super economico. Gli attacchi XLR sono veramente, non pesano quasi niente, quindi veramente potevano risparmiarselo. Comunque, come vedi è un cavo XLR TRS ed è proprio il cavo che io sto usando in questo momento. Perché? Perché ho provato a usare il mio classico cavo XLR anche di buona qualità, quello che uso per tutti i microfoni, ma dentro la scheda audio c'è un fruscio pazzesco. Pazzesco. E com'è possibile? Ho pensato fosse il cavo rotto, quindi l'ho sostituito il cavo con un altro cavo sempre di buona qualità. Niente, stesso fruscio. Che cosa ho fatto? Ho utilizzato il cavo uscito in dotazione e ovviamente la mia SSL2 non ha l'ingresso TRS, quindi ho usato l'adattatore della Rode, ti metto il link in descrizione. Ho abilitato la 48 volt e il microfono sta funzionando. Ora, io non sono un tecnico di elettronica, non me ne intendo assolutamente, però se qualcuno sa perché questa cosa è avvenuta, me lo dica per favore nei commenti perché sono super curioso. Come mai questo microfono a condensatore non funziona con il cavo normale XLR ma solo con questa schifezza di cavo? Io non lo so, però per farti la review ho utilizzato appunto questo cavo. Allora, questo microfono, non c'è nessun foglietto all'interno e racconta di avere un rumore di fondo di 19 decibel. Ok, ora 19 dB inizia a essere un po' altino. L'altro microfono cinese, il clone del Neumann TLM103, aveva 16. Tu dirai, Ale, ma sono soltanto 3 dB di differenza. Ti assicuro che si sentono. Già erano tanti 16, però tutto sommato accettabili, quindi abbiamo 19. Ok, 19 iniziano a essere tanti. Che cosa sono questi 19 dB? È il rumore che produce internamente il microfono. Ok? Quindi questo è il rumore di fondo del microfono. Quindi già partiamo male, molto male. Ti dico subito che questo microfono però l'ho pagato 18 euro. Ok? Quindi non è che possiamo aspettarci chissà che. È un microfono fatto veramente malissimo. Malissimo. È super plasticoso. La griglia non è male. La capsula è molto piccola dentro. Il corpo è abbastanza plasticoso, ma il ragno è una delle cose più oscene che io abbia mai visto in tutta la mia vita. È super plasticoso, qualunque pezzo, da questo coso che serve a stringere, l'adattatore che serve ad attaccarlo all'asta, tutto super plasticoso. Quindi veramente una schifezza di microfono. Tu dirai, Ale, ma l'hai pagato 18 euro, che ti aspettavi? Hai ragione. Infatti non è che mi posso lamentare, io ti sto parlando del microfono, te lo sto descrivendo, pro e contro, e poi ovviamente va tutto rapportato in base al prezzo. Quindi, super plasticoso. Non ho capito perché non funziona con il cavo XLR normale, perché si sente un fruscio bestiale in cuffia. In questo momento stai sentendo questo microfono, la mia voce entra in questo microfono tramite il cavo schifezza va nella mia SSL2 e la mia SSL2 sta registrando sul Reaper. Se ti interessa sapere, il gain è a ore 12. Ok, quindi tutto sommato va bene, ci sta. Come suona questo microfono? Allora, sfatiamo subito il mito che è un clone dell'U87 AI. Assolutamente no. Questo è una schifezza, secondo me. È una schifezza. Certo, se rapportato ai 18 euro, tutto sommato, è un microfonino da 18 euro, che cosa ti aspetti? Sì, però io sinceramente penso di aver buttato 18 euro. Poi magari tu nei commenti mi dirai che invece il suono ti piace, mi dirai che l'hai comprato anche tu, ti piace un sacco, eccetera, eccetera. Ci sta, nessun problema. Però sinceramente 18 euro me li risparmierei. Ok, già ha più senso l'altro microfono, il clone del TLM103, al di là dei materiali con cui è fatto il microfono, ma ha un suono. Questo non ha un suono. Io quello che sto sentendo adesso è tutto super ovattato, super... Ecco, potrei riassumere
Ma sai una cosa, adesso ti faccio vedere, in sovraimpressione mentre sto parlando, ho provato ad aprire questo microfono, perché ti ricordi ti ho detto che non funzionava con il cavo XLR normale, ho detto boh, ci sarà un cavetto staccato all'interno, io non me ne intendo di elettronica, quindi non so saldare, non so capire i circuiti, eccetera, purtroppo zero. L'ho aperto e quello che stai vedendo in sovraimpressione è quello che ho trovato nel microfono. Oh my god! Wow! Ok? Quindi un secondo di silenzio per la disperazione. Ma come si fa? Cioè, quella è la scheda del microfono. Ti rendi conto? Ecco spiegato tutto. Ecco spiegato perché fa schifo questo microfono. Ok? Non voglio portartela per le lunghe perché ma di che stiamo parlando? Però, questo microfono te lo consiglio? No, sinceramente 18 euro, mangiati una pizza. Esci, mangiati una pizza, beviti una birra, non so in che parte d'Italia vivi, magari in alcuni posti sono pochi, 18 euro, in altri sono giusti, insomma, fanne un altro uso. Fanne un altro uso perché questo microfono è veramente pessimo. L'unica cosa, lo metterò lì sulla mensola perché da lontano qualcuno può dire oh caspita Ale, c'hai il Neumann U87i, ha speso 3.600 euro. Ma de che? Ce l'avessi 3.600 euro. Niente, però non ho proprio nulla da dirti se non dirti di star lontano da questo microfono. Allora, ci sono altri cloni dell'U87i che suonano molto molto meglio, ok? Conosco persone che li hanno comprati e suonano molto meglio. Questo qui, 18 euro, io penso che sia veramente una schifezza atomica. L'hai visto quando l'ho aperto? È proprio il niente fatto microfono, cioè, boh, è come se avessero dimenticato pezzi dentro, oppure hanno detto, vabbè, 18 euro, mettiamo solo questo, e via. Non lo so, non me ne intendo, però se tu te ne intendi di elettronica, dimmi se mancano pezzi, dimmi se boh, non lo so, neanche a restituirlo e farmene mandare un altro, ma dalla Cina, insomma. Va bene. Allora, che dirti, grazie per aver guardato questo video, fammi sapere cosa ne pensi, magari se ti piace tantissimo, magari sei sordo e questo microfono ti piace tantissimo, io sarò felice di condividere con te altre informazioni. Quindi assolutamente non comprarlo, io ti metto il link in descrizione in modo che tu possa non comprarlo. Ci sono altri cloni che costano di più, sicuramente suonano meglio, questo assolutamente no. Quindi ti lascio di nuovo facendoti vedere che cosa c'è all'interno di questo microfono per farti rendere conto che è meglio evitare di sprecare soldini. Ok? Grazie e noi ci vediamo prossima settimana.